Ciao a tutti, bentornati, io sono Barbara e oggi ci rilassiamo un po' con il mio primo bullet journal, che vabbè non è il primo perché mi sono sempre fatta agende, blocchi, planner, però non si chiamavano così e non li ho mai fatti in un video prima di ora, quindi cominciamo. Per questo lavoretto utilizzerò, potete usare anche voi un quaderno qualunque, io utilizzerò un blocco puntinato, questo che vedete qui. L'ho ordinato da Amazon, mentre tutti gli altri accessori che vedrete sono di Stationery Pal, essendo questo un video in collaborazione con loro. Per il codice sconto e i link delle cose che userò, guardate giù il link in descrizione. Ci servirà assolutamente una penna e una matita. Io utilizzerò questa, che è tutto in uno. Adesso è uscita la penna, sia rossa che blu, e se premo in mezzo esce la matita a portamine, schiacciando esce la mina. È veramente utile, comoda, scrive benissimo ed è tutto in uno. Considerando il piccolo astuccio che porto in giro, è veramente super perfetta. Userò la matita leggera leggera come guida e poi andrò a cancellarla o a passare sopra marker ed evidenziatori. Col righello mi delineo le linee dell'altezza e divido lo spazio per il numero di caratteri. Si può fare anche contando i quadretti oppure i puntini. Piccola tip salvatempo. Questa attività potete svolgerla anche mentre state studiando, ascoltando la versione audio dei vostri libri di testo, basta che vi registriate nel sito della casa editrice, oppure registratevi mentre ripetete e riascoltatevi, oppure se non dovete studiare niente, mettete la vostra musica preferita. Una volta fatta la base, se volete potete ripassare con un altro colore e sempre se volete potete aggiungere qualche decorazione o disegno. Passiamo al progetto di oggi. Ogni volta che scelgo un'agenda cerco sempre che abbia un planner annuale sintetico, ma spesso non hanno questa caratteristica e quindi me la faccio da sola. Potrete utilizzare lo schema del progetto di oggi non solo per le agende ma anche per ricerche o per capitoli, ossia avere un solo titolo grande e delle sottopagine. Adesso capirete meglio di cosa sto parlando. Tracciate una linea orizzontale lasciando lo spazio per il vostro titolo. Calcolando 2 mesi per ogni facciata dovrete segnare anche le pagine seguenti. I 2 fogli centrali del nostro progetto vanno tagliati. La parte che abbiamo tagliato va strappata via. E quelle che state guardando sono le nostre sottopagine. Un'altra piccola tip. Per un titolo facile e di grande effetto, prendete del washi tape e stendetelo al centro dello spazio del titolo. Non prendete il più bello, tanto dovrete poi staccarlo via. E ora cominciamo. Mi raccomando, suddividete lo spazio per le lettere, altrimenti non vi basterà lo spazio. Questo fatelo prima di scriverle e poi procedete. In questa facciata scriverò la parola planner. No, volevo fotografare. Sì, no? Sta qua, scusa. Sempre se volete poi ripassate ogni singola lettera per renderla più definita. Qui nel frattempo ha iniziato a diluviare, ecco, queste sono le attività perfette da fare mentre fuori piove. Stacchiamo il washi tape e guardate che bell'effetto. Ok, ma non abbiamo ancora finito. Il washi tape lo appiccicheremo dall'altra parte per riciclarlo perché ci servirà per la seconda parte del nostro testo, che sarà annuale. Dopo aver scritto planner scriviamo annuale perché appunto sarà il nostro calendario dell'anno. Dopo aver ripassato tutti i bordi, togliamo il washi tape, ma come vi stavo dicendo prima, non abbiamo ancora finito. Ok, abbiamo la parte a pennarello, ma ci servirà una penna. Tolgo la matita e inserisco la penna nera. E devo andare a scrivere la stessa cosa, ma in corsivo, minuscolo e super allungato. Guardate un po'.
e non è così difficile. Magari se è la prima volta fate qualche prova su un foglio di carta. Dovete collegare le lettere in modo che ogni lettera sia corrispondente a quella fatta col pennarello. Quindi dovrete farle stiratissime e allungatissime. L'effetto è estremamente estetico. Continuerò con queste penne gel metallizzate, ma prima devo realizzare lo schema, quindi mi serve di nuovo il righello e matita. Lasciate un ampio margine a sinistra, poi vi dirò a cosa serve, quindi continuate a guardare il video fino alla fine e dividete la facciata in 2 rettangoli, larghi quanto volete voi e alti almeno 31 quadretti. Ecco come apparirà il nostro lavoro, un grande titolo unico e delle sottopagine da poter sfogliare. Ogni rettangolo rappresenterà un mese e quindi possiamo decorare con un colore differente ognuno dei 4 riquadri. Visto che ho 4 marker, utilizzerò in ogni pagina tutti e 4. Riprendiamo la penna e andiamo a scrivere il nome di ogni mese in ognuno di questi riquadri. Cominceremo con gennaio, febbraio fino a dicembre. I planner ovviamente non sono solo legati al tempo, ma possiamo crearne davvero per ogni situazione che vogliamo monitorare. Attività, studio, risparmio, scadenze, liste, checklist, ciclo, alimentazione, punteggi sportivi, onomastici, compleanni. E se vi vengono in mente altre categorie, scrivetele nei commenti. Ora che abbiamo organizzato i mesi, andiamo a organizzare il singolo mese. Possiamo scrivere i giorni del mese qui a lato. Ecco il motivo per cui vi ho detto di mantenervi almeno 31 quadretti, righe, puntini, quello che è, per poter dividere il mese nei giorni corrispondenti. Una volta che avrete scritto tutti i numeri potete evidenziarli ad esempio con un pennarello dot. È molto veloce perché basta una pressione e si fa una pallina perfetta. Potete anche fare un mese per volta, non è detto che dobbiate scrivervi tutto l'anno, tutto insieme, altrimenti ci vorrà veramente molto tempo. Man mano, mese per mese, potete scrivere i giorni, oppure potete lasciarlo in bianco e scrivere le attività più importanti o le scadenze del singolo mese. Vi devo ancora svelare a che serviva il bordo così grande. Bene, è arrivato proprio quel momento. Riprendete la matita e il righello e tracciate un bordo al lato della pagina. Circa un paio di quadretti, 1 centimetro, insomma fate voi. Suddividete in 3 parti la striscia verticale che vi rimane. Fatelo su tutte quante le pagine. Cominciate dalla prima, segnate appunto bene con la matita, potete segnare calcando anche su quell'altra e cominciate a tagliare un pezzo. Nel primo foglio taglierete fino in alto, in questo modo, mentre nel secondo taglierete soltanto la parte più piccola. Ok, in questo modo abbiamo creato un elenco tipo rubrica che ci aiuterà tantissimo a trovare subito la pagina che ci serve. Per renderlo più visibile potremo fargli un bordino, un tratteggio e scrivere ovviamente i mesi corrispondenti. Nel quadratino più alto avremo da gennaio ad aprile e poi negli altri 2 avremo da maggio ad agosto e nell'ultimo da settembre a dicembre. E questo era il primo video dedicato al bullet journal. Se lo riempirete di like mi permetterete di farne altri e vorrei proprio. In descrizione trovate il codice sconto che Stationery Pal offre ai miei iscritti e i link dei prodotti che ho usato. Un bacio a tutti quanti, al prossimo video, ciao ciao!